Bentornati cari amiche nel mio canale. Oggi ho avuto l'idea di usufruire i rimanenti filati che ho utilizzato per fare la mantellina violet. Ho detto dai, facciamo un capellino. Mi è rimasto quasi un etto di lana sfumata e un po' della lana tinta unita, e ho detto ma sì dai, facciamo un cappellino. A me piacciono i completi e quando mi resta il filato sapete che voglio sempre fare qualcosa da abbinare al capo principale. Poi mi servirà lo stesso bottone che ho usato per chiudere la mantellina violet. Adesso io qua ne ho ancora 4, vedrò quanti metterne sul cappellino. Un uncinetto del numero 6 e la solita forbice che mi servirà esclusivamente per tagliare le codine. Allora, questo è un cappellino semplicissimo. Iniziamo, ma sì dai, facciamo un po' di purpurri. Iniziamo con la lana sfumata, così lo facciamo così, un'improvvisata. Vediamo cosa salta fuori, un tipo di esperimento. Allora, partiamo facendo un anello magico, così poi lo chiudiamo bene, è il centro del cappellino. Usciamo entriamo nell'anello magico, usciamo con una catenella e facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Adesso chiudiamo un po' l'anello perché è troppo grande. In questo anello andiamo a lavorare, compresa della catenella, 12 maglie alte, quindi cominciamo con le nostre maglie alte. 2, 3, oddio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 maglie alte compresa della prima di catenelle. Ora chiudiamo, tirando la cordina chiudiamo il nostro anello, poi andremo a fermarlo bene. Quando abbiamo già fatto qualche giro andiamo a fermare bene il filo. Chiudiamo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta. Il secondo giro è formato da 3 maglie alte su ogni maglia alta sottostante, quindi carichiamo il filo, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e nello stesso punto di base andiamo a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Senza catenelle di separazione continuiamo facendo 3 maglie alte su ogni maglia alta sottostante, quindi entriamo nella seconda maglia alta e facciamo altre 3 maglie alte, una nello stesso punto di base, 2 e 3. Terza maglia alta, altre 3 maglie alte nello stesso punto di base sulla terza maglia alta sottostante, 1, 2 e 3. Continuiamo fino alla fine del giro con questo tipo di lavorazione.
Sono arrivata alla fine del secondo giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Mi ritrovo con 36, 12, 24, 36 maglie alte. Il secondo giro è uguale, scusate, il terzo giro è uguale del secondo. Infatti ci alziamo con 3 catenelle, 2, 3 e nella stessa maglia di base andiamo a fare altre 2 maglie alte. Il terzo giro è formato anch'esso da 12 gruppi di 3 maglie alte in uno stesso punto di base, però non su tutti i punti. Il primo, praticamente sulla prima maglia di ogni gruppo da 3 sottostante andiamo a fare ancora il gruppo, quindi carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare ancora il mio gruppo di 3 maglie alte nello stesso punto di base, 2 e 3. Carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza un gruppetto di 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza, vado a fare l'altro gruppetto di 3 maglie alte nello stesso punto di base. Continuo fino alla fine del terzo giro e mi ritroverò ancora con 12 gruppi di 3 maglie alte. Sono alla fine del terzo giro. Mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora facciamo il quarto giro. Il quarto giro mi alzo sempre con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e faccio sempre lo stesso motivo, quindi 3 maglie alte compresa della catenella nella prima maglia di base sottostante. In questo giro andiamo a fare l'aumento. Come si fa l'aumento? Facendo altre 3 maglie alte nello stesso punto di base nella seconda maglia alta sottostante del gruppetto da 3. Quindi carico il filo, entro nella maglia seguente, nella maglia alta seguente, e faccio altre 3 maglie alte nello stesso punto di base, quindi un altro gruppetto di maglie alte da 3. La terza maglia di ogni gruppetto sottostante non la lavoriamo, carichiamo il filo, andiamo sulla prima del secondo gruppetto, quindi saltiamo una maglia di base e facciamo ancora 3 maglie alte nello stesso punto di base. Carico il filo, 3 maglie alte nella seconda maglia alta del gruppo sottostante e faccio 3 maglie alte nello stesso punto di base. Salto una maglia, la terza del gruppo sottostante, e ritorno a fare le 3 maglie alte nella prima dell'altro gruppo successivo sottostante, 1, 2 e 3 e altre 3 nella seconda maglia del gruppo sottostante nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Salto una maglia e parto con l'altro gruppetto, quindi il quarto giro ci sarà l'aumento, sarà formato da 3 maglie alte nello stesso punto di base,
sulla prima maglia alta sottostante, 3 maglie alte nello stesso punto di base sulla seconda maglia alta del gruppetto sottostante, la terza non si lavora, la terza del gruppo sottostante, e si parte con l'altro gruppo. Lavoriamo fino alla fine del giro in questo modo. Sono alla fine del quarto giro. Mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora vi farò vedere il quinto giro. Il quinto giro lo dovete ripetere per 6 volte. Qui abbiamo già 4 giri, quindi dovete fare 6 giri uguali come il giro che vi faccio vedere adesso, per un totale di 10 giri totali. Allora, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e rifacciamo il nostro gruppetto di 3 maglie alte nella stessa maglia di base sottostante, la prima di catenelle e 2 maglie alte. Carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza ancora il mio gruppetto di 3 maglie alte nello stesso punto di base sottostante, 2 e 3. Carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza vado a fare ancora il mio gruppetto di 3 maglie alte sullo stesso punto di base sottostante, 3 maglie alte. Carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza vado a fare ancora il mio gruppetto di 3 maglie alte nello stesso punto di base sottostante, 2 e 3. Carico il filo, salto 2 maglie di base, uguale, il giro è tutto qui, continua facendo un gruppetto di 3 maglie alte nello stesso punto di base e saltando tra un gruppetto e l'altro di 2 maglie sottostanti. Questo è il quinto giro, lo ripetete fino al 10° giro compreso. Quando arriviamo a 10 giri ci ritroviamo qui e andiamo avanti. Sono arrivata al 10° giro del cappello, eseguendo appunto i giri unici uguali. Il cappello si è ristretto, il cerco ha preso la forma del cappello. Dal centro del cappello al 10° giro io ho misurato, mi dà 20-21 centimetri. Ho confezionato già un fiore che io andrò ad applicare alla fine del cappello lateralmente, cioè indossando il cappellino il fiore rimarrà sul lato della testa. Questo fiore, per realizzarlo potete guardare il tutorial che è già presente sul mio canale, che si chiama Accessori oro antico, della stola oro antico. Comunque sotto al video nel box informazioni vi metterò il link che vi manda direttamente alla spiegazione per la realizzazione di questo fiore. Una volta confezionato ho cucito il bottone, che è uguale al bottone che ho usato per chiudere la mantella violet. È molto bello. Adesso finiremo il bordo del cappellino, poi lo andremo a cucire lateralmente. Allora, per rifinire il bordo del cappello io ho
diminuito l'uncinetto, ho preso un 5,5 per mantenere più sostenuta la parte finale del cappello. Quindi per prima cosa andremo a fare un giro completo di maglie basse, quindi mi alzo con una catenella e su ogni maglia che incontro, prendendo però l'asola da dietro. Allora, questa è la mia catenella, la vedete? Io non vado dentro la maglia, andrò a prendere la catenella da dietro, quindi in ogni maglia alta entrerò nella catenella il filo dietro e farò delle maglie basse, tutto il giro di maglie basse senza saltare nessuna maglia. Vedete? Farò un giro completo di maglie basse. Ci ritroviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, mi vado a chiudere nella prima catenella che sostituiva la prima maglia bassa del giro con una mezza maglia bassa. Ora andremo a fare un giro di diminuzioni. Questo giro, i prossimi giri saranno sempre fatti con la tecnica di prendere appunto la maglia, la catenella, il filo dietro della catenella. Allora, ci alziamo con una catenella che sostituisce la maglia bassa, poi usciamo con il filo dalla prossima e dalla prossima ancora e chiudiamo insieme. Ora facciamo 3 maglie basse, una su ogni catenella, normali, senza diminuzione, e 3. Ora ripetiamo la diminuzione, entriamo nella maglia seguente, usciamo con un gettato, poi nella seguente ancora un gettato e li lasciamo sull'uncinetto, entriamo nella terza, 3 gettati totali, poi li chiudiamo insieme tenendo un pochettino il filo tirato in modo che risulti sostenuto. Le prossime 3 le andiamo invece a fare normalmente, lavorandole singolarmente, quindi una maglia bassa, prossima catenella, una maglia bassa che fa 2, prossima catenella sempre prendendo da dietro la maglia, una maglia bassa. Ora andiamo a fare la diminuzione, quindi usciamo dalla prima, entriamo, usciamo con una dalla seconda, entriamo, usciamo dalla terza e chiudiamo tutto insieme. Questo giro sarà fatto alternando 3 maglie basse lavorate singolarmente e 3 maglie basse lavorate ma chiuse insieme. Quindi faccio vedere un'altra volta, adesso facciamo senza aumento, quindi una maglia bassa normale, nella prossima catenella una maglia bassa normale, nella prossima ancora la terza maglia bassa normale e poi facciamo. Ho finito il giro di diminuzioni, mi sono chiusa con una mezza maglia bassa nell'ultima maglia, con la mezza maglia bassa nell'ultima maglia bassa. Ora andremo a fare 3 giri tutti uguali, 3 giri di maglie basse, quindi mi alzo con una catenella, però sempre prendendo il filo dietro come vi ho fatto vedere prima. Quindi io adesso proverò a fare 3 giri di maglie basse senza diminuire e poi cucirò il fiore e vi farò vedere il lavoro finito. Ecco, ho finito il cappellino, sono andata a cucire il fiore tenendo però qualche petalo che scenda rispetto al bordo del cappello, vedete,
questi petali andranno lateralmente del viso. Ho stretto il filo di inizio dell'anello magico e l'ho fermato. E anche questo simpatico lavoretto è finito. Io trovo che sia un cappellino molto romantico, che faccia un bel effetto e che insieme alla mantellina violet possa rendere grazioso il vostro look. Io vi ringrazio tanto. Ora penso che mi metterò a fare una bella giacca di mezza stagione e vi saluto con un grande abbraccio. Alla prossima, ciao!